Ciao ragazzi, oggi parliamo di Mike Matarazzo, detto Big Guns, cioè braccia a cannone. Atleta molto popolare negli anni 90 per via delle enormi braccia e polpacci e della personalità esuberante che ne fecero un beniamino del pubblico. Purtroppo, in seguito alla sua carriera nel bodybuilding, Mike ebbe numerosi problemi di salute che lo hanno portato ad una prematura scomparsa. Oggi ne ripercorriamo brevemente la vita, la carriera agonistica e soprattutto il messaggio che ci ha lasciato a seguito delle sue esperienze umane. Enjoy! Michael Richard Matarazzo, detto Mike, nasce a Boston l'8 novembre 1965 da una famiglia di origini italiane. Da ragazzino cresce in un quartiere popolare e sogna un futuro migliore. Finita la scuola si guadagna da vivere facendo il camionista e, ispirato dal film Rocky con Sylvester Stallone, si dedica con ottimi risultati alla boxe. Nel 1985 diventa campione del Massachusetts fra i dilettanti come peso medio massimo, ma nonostante il successo non sente di avere un futuro fra i professionisti della boxe. Comunque, allenarsi come pugile gli insegna la disciplina e lo porta ad incontrare l'allenamento con i pesi, che scopre essere la sua grande passione. Ispirato da campioni della Golden Era come Arnold, Draper e Lou Ferrigno, Mike si allena con impegno, il suo fisico risponde rapidamente agli esercizi e lo stimola a gareggiare. La carriera agonistica nel bodybuilding inizia in modo funambolico. Nel 1989 partecipa alla sua prima competizione, il Gold Gym Classic in Massachusetts, e con un peso in gara sui 100 kg per 1,78 m di statura vince la competizione. Nel 1991, ignorando i suggerimenti di chi lo consiglia di fare un passo alla volta e farsi un nome in gare minori nella regione di Boston, si trasferisce a Venice, in California, e lo stesso anno, a sorpresa, vince i campionati NPC USA, superando atleti emergenti del calibro di Flex Wheeler, Ronnie Coleman e Chris Cormier. Dopo 2 competizioni Mike ha già la Pro Card, un contratto con Joe Weider e il futuro sembra radioso. Si lancia quindi nelle competizioni del circuito pro IFBB, ma i risultati non sono eclatanti. Mike porta sul palco oltre 110 kg di muscoli, un fisico impressivo anche se non elegante, con braccia e polpacci formidabili e una personalità estroversa. Un pacchetto che lo fa diventare rapidamente un beniamino del pubblico. Ma la concorrenza sul palco è formidabile e i suoi piazzamenti in gara ne soffrono. Fra il 1991 e il 2001 parteciperà a 32 competizioni professionistiche, riuscendo ad entrare nei primi 5 9 volte, ma senza vincere mai nessuna gara. Fra i suoi migliori piazzamenti ricordiamo il secondo posto al Canada Pro Cup nel 1997 e il terzo posto alla Notte dei Campioni nel 1998. Al Mister Olympia su 7 partecipazioni non è mai andato oltre il 9° posto, ottenuto nel 1998. Comunque è un beniamino del pubblico, appare sulle riviste ed è richiestissimo per seminari ed esibizioni. Ma il suo approccio al bodybuilding in termini di dieta e utilizzo di farmaci dopanti, unito alla sua propensione genetica ad avere il colesterolo alto, comporta un caro prezzo da pagare. Già dal 1997 assumeva farmaci per abbassare il colesterolo e avrebbe dovuto seguire uno stile di vita moderato, riducendo il suo peso corporeo. Ma Mike era lanciatissimo e, ignorando i consigli, ha proseguito con la carriera agonistica, mantenendo il suo peso fuori gara a circa 125 kg. Dopo un 21° posto al Mister Olympia 2001, nel 2004 Mike si prepara pianificando di rientrare alle gare, ma le cose non vanno bene. L'8 dicembre si sveglia improvvisamente, ha difficoltà a respirare, tossisce sangue, ha la bava alla bocca e il cuore batte all'impazzata. Sua moglie lo porta d'urgenza all'ospedale, dove rilevano che ha 2 arterie bloccate al 100% e la terza al 78%, per cui viene operato al cuore per eseguire un triplo bypass. Ha solo 39 anni, col bodybuilding professionale ha chiuso e deve reinventarsi una vita. Diventa un garante della cauzione, passeggia ogni giorno per la salute cardiovascolare e si dedica alla famiglia. Ma la sua salute è compromessa e nel novembre del 2007 ha un attacco di cuore. Subisce un nuovo intervento chirurgico e gli viene applicato un defibrillatore cardiaco. In questo periodo Mike ha modo di rivedere la sua vita in prospettiva e lascerà un messaggio importante riguardo i suoi errori e rimpianti. Riporto le sue parole da un'intervista. Quello che mi ha portato ad avere problemi cardiaci è iniziato nel momento in cui ho cominciato a prendere sul serio il bodybuilding agonistico. Per aumentare di massa mangiavo 2-3 kg di carne rossa al giorno, niente verdura e niente frutta a causa del suo zucchero. Ma il peggio è stata la chimica, i farmaci. Non ho dubbi che la causa principale dei miei problemi di salute siano state le sostanze chimiche. Sono stati gli steroidi, l'ormone della crescita, i diuretici. Il bodybuilding è un grande sport, ma avendo una seconda possibilità eviterei le diete estreme e il doping. Mettete via i farmaci,
Pochissimi uomini al mondo riescono a vivere dignitosamente di bodybuilding. Io l'ho fatto per 15 anni, ma probabilmente ho accorciato la mia vita di 20 anni. Nessuna somma di denaro vale tanto. Preferirei tornare indietro nel tempo, trovarmi un lavoro classico e vivere fino a tarda età, come mio nonno. Ho scommesso e ho perso tutto. Fisicamente sono completamente limitato. Dal punto di vista finanziario sono quasi rovinato. Emotivamente sono a pezzi. Preoccupatevi di mantenere il vostro corpo il più sano possibile, perché dovrà durare non solo per la prossima gara o fino alla fine del vostro contratto di bodybuilding, ma per molto tempo. E molto tempo per un essere umano non è niente, passa molto velocemente, ancora più velocemente quando la tua salute se ne va e non hai nulla su cui appoggiarti. Purtroppo, nonostante la presa di coscienza, per Mike è troppo tardi. Morirà il 16 agosto 2014 a causa di complicazioni cardiache, mentre era in attesa di un trapianto di cuore. Aveva solo 48 anni. Lascia moglie e figli. Una cosa di cui Mike non si è mai pentito è l'allenamento. Viveva la palestra come una sfida, cercando di superarsi giorno dopo giorno. Come altri atleti dell'epoca, si allenava ad alto volume 6 giorni a settimana. Lo vediamo in azione mentre esegue alcuni esercizi per le braccia e le spalle. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close I could taste it, wanted away from everything I've been chasing, I'm honest and I promise. Riassumendo, la storia di Mike Matarazzo ci ricorda, una volta ancora, se mai ce ne fosse bisogno, il pericolo intrinseco nell'utilizzo del doping e di regimi alimentari estremi. Mike ha fatto di tutto per diventare un campione e ne ha pagato con la vita le pesanti conseguenze, pentendosi amaramente delle scelte fatte, come ribadito da lui stesso. Avendo sentito le riflessioni di Mike a fine carriera e a fine vita, ognuno tragga le sue conclusioni. Non credo ci sia altro da aggiungere. Ciao, alla prossima!